Benvenuti a questa serata a tema. Oggi ci occuperemo così della terapia di ADHD con farmaci su base di cannabis. Sono del Cannabis Social Club di Bolzano, un'associazione di pazienti che vogliono aiutare i pazienti che vorrebbero richiedere una terapia a base di cannabis di canapa. Assistiamo subito dopo l'arrivo della ricetta. Poi un altro obiettivo è l'agevolazione dell'impiego della cannabis sanitaria medica nella sanità. Di che si tratta nel caso della cannabis sanitario medica? Ci sono vari punti di vista, varie opinioni in merito. Alcuni considerano la sostanza una droga e basta, altri pensano sia una panacea. Comunque è un fatto anche che si tratti di una pianta medicinale conosciuta da migliaia di anni, è fitoterapia, e la canapa soprattutto è impiegata a forma di analgetico per combattere sintomi, non per guarire. Il cannabis però comporta, consegue una cosa, più qualità di vita per i pazienti. Che pazienti con malattie neurodegenerative come eh, fibromialgia, epilessia, dolori, glaucoma, e come vedremo stasera anche paziente con disturbi psichici. Un problema enorme è la proibizione, perché crea un enorme danno d'immagine, anche delle sanzioni penali per le persone che ne fanno uso. C'è la conseguenza dell'applicazione sanitaria è che l'impiego è fortemente ostacolato. Altrettanto dicasi per la ricerca. In concreto ci sono tantissimi ostacoli, molti alti per i pazienti. Parliamo anche di una difficoltà per trovare medici informati e che siano disponibili ad emettere le ricerche, fino alla poca disponibilità o scarsa o mancante disponibilità nelle farmacie. L'unica cosa che l'organizzazione di pazienti Cannabis Social Club può fare in questo contesto, cioè informazione e sensibilizzazione, ed è esattamente quello che facciamo anche stasera. Quindi vorrei tornare a comunicare a chi partecipi che abbiamo un programma molto intenso 2020-2021, che potete anche guardarvi sul nostro sito www.cannabisocial.eu. Poi inoltre la prossima manifestazione si occuperà della cannabis nel caso di glaucoma, di PTSD, cannabis contro sintomi di Parkinson, cannabis anche contro emicrania, la sindrome di fibromialgia, cannabis anche in caso di disturbi gastrointestinali, nel caso di reumatismi, epilessia. C'è anche una manifestazione che si occupa della terapia in casi di tumori. È molto interessante che per la psichiatria può darsi che sia anche l'impiego nei confronti di ansia, insonnia e stress. Do il benvenuto a tutti i partecipanti e tutte le partecipanti, in primo luogo all'esperta, la professoressa dottor Kirsten Müller-Fall. Dottoressa Kirsten Müller-Fall è una capacità molto nota, autrice di numerosi studi, è neurologa e psichiatra, una clinical scientist, è amministratrice primaria della clinica psichiatria e psicoterapia sociale all'Università Chimica di Hannover. Non so se il professor dottor Andrea Conca sia già arrivato, sia già collegato alle primarie della psichiatria nell'ospedale di Bolzano, coordinatore del servizio provinciale per psichiatria infantile e giovanile in Alto Adige. Poi do il benvenuto anche alla dottoressa Sonia Holzo, psicologa, psicoterapeuta e responsabile dell'ambulanza sociale per l'ADHD di adulti, in età adulta a Bolzano. Dottor Alberto Pittini,
dirigente tecnico di questa manifestazione, ci raggiungerà più tardi. Lui è anestesista, terapeuta del dolore e purtroppo è ancora impegnato in ospedale e sta finendo un intervento. Dottor Elio Dell'Antonio, l'ex primario del CERT di Bolzano, quindi della ripartizione che si occupa di dipendenze, lui fa anche parte della consulta pubblica del CSC. Bene, con tanto ritorno il microfono alla moderazione. Grazie Peter per questa introduzione. Che è disponibile la traduzione in italiano. Chi la volesse attivare è pregato di cliccare in basso a destra sulla piccola iconetta, su quel globo, dove c'è scritto interpretazione o traduzione, non so adesso esattamente la dicitura in italiano. Cliccando sul globo arriva un menu e si può scegliere la lingua. E ringraziamo ancora David Casagranda per il prestosissimo lavoro, perché ci traduce questi testi che non sono poi i più facili da tradurre. Grazie ancora David. Bene, vorrei aggiungere che se aveste delle domande o voleste intervenire in qualche modo durante la presentazione, la relazione della dottoressa Müller-Wahl, per favore scrivete nella chat oppure se seguite tramite Facebook nei commenti per Lidia Canins del Cannabis Social Club di Bolzano, che si occupa della comunicazione delle pubbliche relazioni, terrà sott'occhio Facebook e la chat e poi ci inoltrerà le eventuali domande o obiezioni da parte del pubblico. Ora chiedo alla dottoressa Müller-Wahl di iniziare la sua relazione. Benvenuta. E ci farà piacere sentire le sue illustrazioni. Bene, grazie tante in primo luogo. Adesso in primo luogo cercherei di avviare la proiezione. Adesso in teoria dovreste già vedere il mio monitor. Sì, funziona tutto, grazie. Benissimo, allora intanto ringrazio proprio di cuore per l'introduzione dell'invito per potervi parlare stasera. ADHD e cannabis, questo è il titolo, ho sentito che si tratta di un pubblico combinato molto misto, il che rende un po' difficile per la relatrice per da una parte, nel pubblico siedono esperti di ADHD, poi per cannabis e poi ci sono persone che capiscono molto di entrambi e come altre che non sanno quasi niente o niente, per cui cercherò di rivolgermi un po' a tutti e se non vi riuscissi per favore intervenite con le vostre domande in modo poi da poter chiarire quello che forse non avete capito a sufficienza. Bene, intanto ho portato i miei potenziali conflitti di interesse nell'elenco piuttosto lungo perché io sono molto attiva in questo settore attualmente, sono prima presidente del lavoro del cannabis come farmaco, però faccio il consulente per molte imprese che nel settore lavorano in Germania o anche in giro nel mondo. Come mai lo faccio? Perché vorrei che quelli che poi mettono a disposizione i farmaci lo facciano in modo che noi medici che emettono poi le ricette poi troviamo una buona via da percorrere a favore dei nostri contenti e poi seconda istanza che con queste imprese, quelli che mettono a disposizione poi preparati i farmaci che facciamo degli studi insieme a loro perché solo in questo modo potremo crescere le nostre conoscenze. La cosa è possibile solamente attraverso la collaborazione. All'inizio voglio ancora, alcuni sapranno dei disturbi di deficit attenzione iperattività per sapere di che si tratta, poi parliamo un po' dei dati disponibili in merito alla cosiddetta ADHD, Attention Deficient Hyperactivity Disorder, e poi alcune ipotesi come mai l'effetto potrebbe essere come lo osserviamo poi a livello clinico.
E iniziamo con la questione: ma che cosa è questo disturbo di deficit attenzione, iperattività? È una malattia neurosviluppativa, c'è un disturbo che inizia sempre in età infantile, come nel caso di molte malattie psichiche si stabilisce che la sintomatica richiede un certo tempo prima di poter emettere una diagnosi, e per il caso dell'ADHD poi è stabilito che i sintomi non si presentano solo in una, ma in più, devono presentarsi in più situazioni che esercitano influenza negativa su diverse attività del quotidiano. Come nel caso di quasi tutte le malattie psichiche abbiamo a che fare con la cosiddetta diagnosi clinica, non è che abbiamo un valore da misurare come nel sangue, raggi, eccetera, come in altri settori della sanità per misurare, avere poi la risposta. Abbiamo dei criteri clinici predefiniti e su questa base verifichiamo se i criteri siano soddisfatti o meno, il che significa che dobbiamo anche escludere che ci siano altre malattie oppure un farmaco o addirittura una droga responsabili per i relativi sintomi. Ci sono 3 subtipi, poi un po' differenti a seconda del cioè se più definite le malattie in base a quali standard, però in fondo c'è consenso che abbiamo questi 3 sintomi differenti. Uno poi deficit attenzione, l'iperattività o l'impulsività o la combinazione di questi sintomi. A seconda poi abbiamo poi i vari tipi. Poiché ci muoviamo nell'ambito della diagnosi clinica, ci sono degli elenchi per verificare che il cliente ne soffre sì o no, sono semplicemente definizioni cliniche a partire da quando si dice uno soffre di questa malattia oppure no, cioè in altre parole stiamo parlando di una classificazione dimensionale e non per categorie. Significa che non è che non si ha o sì o no la DHD, ma è un continuo, e ci sono delle persone che si muovono sul limite tra sani e malati. In alcuni casi è chiaro sono concentrati e poco attivi, quindi nessuno penserà ad una diagnosi del genere. E poi c'è insomma l'altra gamma, è la persona che non riesce mai a star ferma, dove qua l'insegnante già riesce a fare la diagnosi perché a scuola si nota per l'appunto. Però tantissime persone si trovano un po' nel mezzo, e la sfida è nei confronti di chiunque si occupi di questo tipo di disturbo: si tratta o non si tratta di questo disturbo? A tal fine sono stati sviluppati vari test, listi di sintomi. Adesso non è che vi lega tutto, però insomma è una sintesi di criteri per le persone. C'è un tipo con deficit di attenzione, cioè che sintomi devono presentare per poter esprimere per la diagnosi. Per i bambini devono essere almeno 6 e per adulti almeno 5 di questi nuovi criteri devono essere poi verificati per poter esprimere la diagnosi. In età adulta spesso è difficile, perché tanto più vecchi si è, tanto peggio si ricorda. Ma cos'è successo nella mia infanzia? Chiedete a un cinquantenne a scuola come eri, e poi vabbè, si cercano di sfruttare il maggior numero possibile di risorse per poter valutare, cioè non so, pagelle eccetera possono essere d'aiuto se si vogliono valutare delle persone già di una certa età. E criteri di diagnosi di questo tipo esistono per l'iteratività e per l'impulsività. Adesso anche in questo caso non è che ve le leggo tutto, poi potete guardarvi con calma eventualmente gli eventuali sintomi, e vale esattamente la stessa cosa per i bambini 6 e per gli adulti 5 di questi criteri da essere verificati. E in caso affermativo poi in più di questi sindromi è del tipo combinato. In circa il 50% dei casi il disturbo in età adolescenziale, il disturbo si riduce, per adulti si è esenti di sintomi, poi in 50% poi i sintomi in età adulta persistono. Poi gli adulti presentano sintomi un po' differenti rispetto agli infanti, e cambia l'iperattività generale, cioè gli adulti non sono più così iperattivi come lo sono i bambini, ma gli adulti piuttosto hanno una sensazione di irrequietezza interna,
cioè la caratteristica di iperattività si è un po' spostata e gli adulti, tanto di quello che adesso leggete qua, che dimenticano, che hanno problemi con l'organizzazione, spesso vengono descrivere come caotici e poi spesso hanno problemi per potersi concentrare abbastanza nel quotidiano. Guardandosi i sintomi è chiaro che se i sintomi sono molto forti, poi la qualità della vita risulta limitata, cioè tipico questi adulti sono esposti a rischi elevati di subire incidenti, queste persone spesso sono coinvolte in infortuni stradali, in incidenti stradali, poi spesso vengono in conflitto con la legge, delle persone spesso finiscono anche in prigione e spesso i detenuti soffrono di disturbi di deficit di attenzione e sono venuti a conflitto con la legge, spesso è anche legato con una mancata qualificazione professionale. È chiaro, se non si riesce a concentrarsi. Poi ci sono effetti secondari, spesso si soffre di un'altra malattia psichica o diagnosi, spesso sono ansie, depressioni, disturbi di personalità e dipendenze ed è particolarmente critico il fatto. Poi all'inverso si può anche dire anche particolarmente interessante, cioè discutere l'eventuale connubio con l'eventuale impiego di cannabis, perché si dice chi prende il cannabis e soffre disturbi da deficit attenzione è dipendente, oppure dice vabbè prende il cannabis per gli aiuta e fa un'autoterapia e non ha nulla a che fare con la dipendenza. È un po' questo il campo nel quale attualmente ci muoviamo. Prima di scendere nei particolari, brevissimamente vorrei spendere alcune parole sulla neurobiologia, cioè le cause del disturbo da deficit di attenzione e iperattività nel cervello. Qua vedete questo disegnino cercando di rappresentare così i movimenti, e si vede che il disturbo non si crea in un punto nel cervello, cioè non è che è una malattia che è legata a sintomi fisici, iperattività, mancanza di concentrazione, deficit di attenzione, impulsività e a effetti secondari. Le cose non si svolgono, non si limitano solamente ad un punto nel cervello, per cui si tratta di una malattia con un disturbo che si muove in cosiddetti cerchi regolatori nel cervello, e vedete che vari areali del cervello sono collegati come le ganglie basali, il cervelletto e altri areali cerebrali come il lembo frontale. Poi un po' più bassi la domanda: che cosa cambia nel cervello in caso del disturbo? Le prove migliori c'è un disturbo nel sistema dopaminico. La dopamina è un trasmettitore importante del cervello, si sa anche un po' dalla terapia, perché la terapia con farmaci in parte producono effetti nei confronti del sistema dopaminico stimolandolo, ed è uno dei motivi che fa supporre siano delle buone prove, perché almeno nel caso di ADHD abbiamo una mancante, una ridotta attività nel sistema dopaminico, che poi sia tutto poco probabile. Ci sono anche dei farmaci che hanno altri meccanismi e comunque comportano miglioramenti sintomatici. C'è sempre un po' la domanda che cos'è la gallina, cos'è l'uovo. Alla fine vi torneremo a questa domanda, cioè se troviamo dei cambiamenti, delle modifiche, è veramente la causa primaria della malattia, oppure sono anche dei cambiamenti secondari che sono più da comprendere a titolo di compensazione. Vabbè, comunque vediamoci un po' le attuali terapie. Importante, perché se avessimo delle terapie ideali non occorrerebbe nemmeno cercare nuove forme di terapia, e tutta questa discussione intorno al cannabis non servirebbe nemmeno, ma vale per altri disturbi psichici. Anche nel caso dell'ADHD, che abbiamo terapie a disposizione che però non è che siano ideali. Il disturbo da deficit di attenzione non è trattabile con psicoeducazione, con psicoterapia, con ergoterapia, e non si può trattare con farmaci. Spesso poi si offrono anche ai pazienti una terapia cosiddetta multimodale, combinando poi vari elementi.
assolutamente fuori dubbio è che la terapia migliore è quella tramite stimolanti, cioè anfipetabidato e metildefinato, ed è anche il meccanismo come mai ci ritroviamo sempre questa dopamina e questi stimolanti conseguono alla fine che il livello del dopamino nel cervello poi tramite vari itinerari si alzano, e questi farmaci effettivamente sono efficaci nel caso di molti pazienti. In caso negativo, in caso di intolleranza, ci sono antidepressiva, altre vie poi antagonisti alfa 2, adesso conoscendone particolari. Qual è il problema? Ci si può chiedere, diciamo, dei farmaci che producono buoni effetti, il problema lo vedremo qua: questi stimolanti purtroppo spesso comportano effetti secondari rilevanti, soprattutto per gli adulti. È un problema notevole, tanti pazienti effettivamente a causa degli effetti secondari sospendono la terapia, e soprattutto vedete poi insonnia, nervosità, emicrania. Però l'elenco è molto lungo, ci sono anche controindicazioni, cioè quindi malattie come chi soffre di malattie cardiovascolari non deve usare queste sostanze, della fine il motivo per cui tanti pazienti con la terapia consolidata disponibile per il disturbo che non ne sono contenti, è un po' anche come mai ci è venuta l'idea che il cannabis potrebbe essere d'aiuto, che i pazienti dicono ci ho provato e mi ha aiutato e lo tollero molto meglio rispetto ai farmaci classici consolidati. Alla fine un po' hanno iniziato una certa qual forma di autoterapia. L'ho detto subito all'inizio, un fenomeno conosciuto è che persone che soffrono di disturbo da deficit di attenzione più spesso assumono sostanze, e riguarda tutta la gamma di droghe legali e non legali, tra nicotina, alcol e anche droghe illegali. C'è anche un tasso più elevato di malattie di dipendenza di queste. Altrettanto si sa nel caso del cannabis, si sa persone che a causa di un disturbo di consumo di cannabis hanno iniziato una terapia, spesso soffrono di questa ADHD, e visto da un altro punto si tratta di un disturbo del quale si sa che persone che ne soffrono più spesso assumono cannabis. La domanda è: come valutiamo questa circostanza e quanto è elevato il rischio che una persona che ha un ADHD, che è già esposta al rischio è aumentato di dipendenza, lo tratto con la cannabis, magari lo ammalo più cioè gli crea più danni di utili. Qua una meta-analisi, cioè studi che sintetizzano un po' gli studi disponibili. Sul lato sinistro vedete che i dati disponibili evincono che persone che soffrono di ATD più spesso assumono la canapa, e sul lato destro che più spesso ne diventano dipendenti, perché chi si fa una canna di tanto in tanto non significa che sia dipendente. E, sia l'assunzione di per sé che la dipendenza si presenta molto più spesso nel caso di persone che soffrono di ADHD. Partendo da questo dilemma ci sono dei suggerimenti. Un suggerimento sono queste direttive tedesche che sono state pubblicate 2 o 3 anni fa e che dicono quello che si dovrebbe fare, come trattare bambini, giovani e adulti, liberamente disponibile in internet. Sulla cannabis c'è una frase: la cannabis non dovrebbe essere impiegato per la terapia del ADHD. È l'unica presa di posizione che trovo in questa direttiva attuale, ed è anche il motivo perché in Germania anche è estremamente difficile che le casse malattia assumano i costi per una terapia su base di cannabis, che spesso si riferiscono a questa direttiva, che è un po' considerato lo standard aureo di quello che si dovrebbe e potrebbe fare. Però se poi leggete quello che c'è sotto, leggete che non esiste proprio evidenza, quindi prova, ma è un consenso tra esperti. Ci ho detto in altro modo: gli esperti che hanno scritto questa direttiva, potete leggere, poi c'è sempre così in un resoconto chi faceva parte di queste competizioni si sono seduti e ha detto: beh, non ci sono dati che dicono che più la cannabis faccia effetto. No, ma siamo tutti all'avviso che è meglio non farlo, e quindi l'hanno scritto. Quindi è importante capire anche un po' lo sfondo, cioè non si tratta di base scientifica questo suggerimento.
ma è semplicemente l'opinione degli esperti. Tuttavia, tutti loro erano d'accordo perché, cioè, leggete che il consenso è al 100%, però ci sono anche altre opinioni. L'anno scorso questo lavoro è stato pubblicato dove nuove opportunità terapeutiche per l'HD si discutono e questi esperti esprimono un'opinione un po' diversa anche loro. Non è che suggeriscono la terapia con cannabis, tuttavia poi considerano però un'opportunità interessante, una variante interessante. Scrivono che si tratta di un dibattito controverso, per l'ultima frase comunque varrebbe la pena andare avanti con studi. Quindi dipende molto anche da chi siano questi esperti che si affronti la questione con una certa apertura oppure con un certo rifiuto. Adesso guardiamoci a meglio che dati sono disponibili in modo da poter supporre che il cannabis potrebbe causare effetto positivo. Beh, ci sono varie inchieste, questa è una pubblicata nel 2013 anche con contributo del gruppo di lavoro di cannabis clinico medico. Sono state intervistate una migliaia di persone che assumono un farmaco su base di cannabis e chiedono il motivo, cioè cioè l'iperattività, no, il dolore è stato il più frequente, però la DHD è stato un motivo piuttosto frequente per spiegare come mai si assumono la cannabis sanitaria. È sempre un punto di partenza importante se delle persone dicono se io assumo questa sostanza per motivi terapeutici, non ha nulla a che fare con piacere il consumo, ma lo assumo per motivi sanitari, terapeutici, quindi è importante che noi medici percepiamo tanto questa asserzione cercando poi di comprendere meglio rispetto a dire sin dall'inizio ma non è possibile, lo assume solamente perché è dipendente dalla cannabis. Seconda fonte, in Germania dal 2017 abbiamo una legge in merito alla cannabis e possiamo prescrivere legalmente la cannabis. C'è anche un regolamento che prevede che poi le mutue in certe condizioni se ne assumono i relativi costi. Prima del 2017 per diversi anni c'è anche già stata un'altra opportunità per dei pazienti per poter iniziare una terapia legale su base di cannabis. C'è stata l'opportunità che presso l'autorità competente i pazienti insieme ai medici hanno richiesto un'autorizzazione sulla base della legge sulla base di questa esenzione i pazienti hanno avuto poi il permesso di acquistare legalmente in farmacia la cannabis per motivi sanitari. La cosa però è sempre dovuta autorizzare da un medico che doveva confermare che si tratti di un'indicazione medica. E qua vedete che la DHD all'epoca riguarda un migliaio di pazienti che hanno avuto questa autorizzazione e questo procedimento fino al 2017 è stato abolito con l'entrata in vigore della legge sulla cannabis che le dà con 17% e per frequenza la seconda indicazione come me in Germania a suo tempo hanno avuto questo permesso in via eccezionale e poi non è stata la valutazione del paziente, è sempre anche stato medico e ha dovuto confermare sì, io confermo che questa terapia nel caso di questo paziente la ritengo ragionevole. Poi c'è stata una terza fonte proprio dell'anno scorso, qua sull'Università Sanitaria di Hannover insieme alle comunità del lavoro cannabis nell'applicazione medica abbiamo avviato un'inchiesta, abbiamo chiesto alle persone di partecipare che sono sottoposte ad una terapia medica di fiori di cannabis, esclusivamente fiori, non altri farmaci, indipendentemente dal motivo dell'assunzione, che sia tumori, Parkinson, dolori, qualsiasi motivo. E entro 3 mesi hanno partecipato più di 1.000 persone nell'area di lingua tedesca. Il risultato lo vedete qua. Abbiamo fatto molte domande, ma una domanda era qual è il motivo per cui assumete la cannabis a causa di quale malattia? L'elenco è molto lungo, non vi sorprende, però adesso qua se scendiamo un po' nel particolare la DHD è il primo punto e dobbiamo dire che il dolore è stato suddiviso in sottocategorie perché nel terzo, quarto, quinto ci sono diverse forme di dolore, neuralgia, dolore neuropatico. Se andessimo a
a sommare tutto, il dolore andrebbe al primo posto, però suddividendo nelle singole forme di dolore, l'ADHD si trova poi al primo posto, continua ad essere, questa è la situazione che in Germania evidentemente i medici molto spesso effettuano una terapia su base di cannabis. Poi c'è una quarta fonte, uno studio degli Stati Uniti d'America del 2016, la pubblicazione quando le persone con ADHD che assumono cannabis, a queste persone è stato chiesto come mai lo facciano. E qua vedete la linea tratteggiata che indica il numero di persone che hanno detto lo faccio per motivi di terapia. E ci sono altri che sono le linee qua da basso che dicono beh, nel mio caso non produce totalmente effetto, e altri che dicono gli effetti sono stati anche negativi. Per un quarto dei pazienti ha detto chiarissimamente che nel loro caso la cannabis produce effetti terapeutici positivi, e questo è il motivo dell'assunzione. Poi guardando meglio i dati, quindi un terzo indicato e così indicazioni di terapia, cioè quindi utilizzo terapeutici. Poi guardiamo un po', alcuni hanno detto poi beh, l'umore migliora, hanno detto altri sintomi psichici migliorano, poi molti pazienti hanno indicato che un miglioramento generale nel quotidiano, oppure dormono meglio, cioè qua vari sintomi si presentano nel caso di diversi pazienti. Comunque tutti racconti di miglioramento. Adesso guardiamo invece i dati duri degli studi, e quello che vorremmo sapere è il motivo per cui questa direttiva dice che non esiste evidenza, che significa che non abbiamo dati a disposizione. Nel 2015 per la prima volta in assoluta è stata pubblicata una cosiddetta meta-analisi con tutti gli studi disponibili fino a questo momento, indipendentemente dalla malattia di riferimento, sono stati sintetizzati e analizzati. E se ci guardiamo poi la meta-analisi in merito alle malattie psichiche, l'autore ha detto per insonnia e sistema durare c'è poca evidenza, cioè la situazione dei dati permette appena di supporre che forse per queste due malattie potrebbe esserci un'efficacia per farmaci su base di cannabis. Beh, direttore 2015, passato tanto tempo fa, non esiste nulla di più attuale. Sì, c'è un'analisi simile dal 2018 di un collega statunitense, Donald Abrams, e qua sotto vedete che il Tourette syndrome, la spacità non c'è, l'insonnia c'è ancora, però non vi è entrato nulla di nuovo. Come mai? Perché mancano gli studi in merito, e la situazione dai dati del 2015 al 2018 purtroppo non è che sia migliorata. Beh, si può comunque dire ancora, beh, anche 2018, sono sempre passati 3 anni, ma nel frattempo c'è anche qualcosa di nuovo. Nel 2019 è stata pubblicata questa meta-analisi. Qua si tratta esclusivamente di malattie psichiche, tumori, dolori, nulla di questo. Gli autori hanno chiesto esclusivamente cosa sappiamo, quali sono i dati in merito alla terapia su base di cannabis in caso di malattie psichiche. La sintesi dice che per neanche una malattia psichica ci sono delle prove buone che farmaci su base di cannabis potessero produrre effetto. Però bisogna anche capire quello che c'è scritto qua. Non si legge, il fatto comporta anche interpretazioni cattive, che gli autori abbiano trovato che non causino effetto nei casi di questi pazienti, perché non ci sono studi di questo genere, proprio non ci sono gli studi, per cui la deduzione corretta degli autori è che la situazione dei dati è talmente cattiva che in fondo una valutazione non è possibile, per cui non si può rispondere a questa domanda. Adesso, guardando meglio che cosa c'è in merito alla DHD, gli autori hanno trovato appena 3 studi. Una era una RCT, uno studio randomizzato e controllato, è quello che vogliamo vedere, che insomma garantisce una certa qualità su base di dati, e ci guardiamo un po' meglio questi studi. Ed è interessante. Una effettivamente è uno studio vero e proprio, cioè quindi RCT, uno studio randomizzato controllato per casi di ADHD, l'altro però un rapporto di caso per la sindrome di Tourette, l'altro gli autori qua hanno combinato un po' ADHD
e Tourette, però c'è solo uno studio in merito all'ADHD e adesso vedremo subito alcune cose, purtroppo se le sono dimenticate, anche interessante per stare a vedere, si pensa sempre meta-analisi eccetera, sono un po' lo standard migliore, di meglio non esiste niente, però se gli autori non hanno lavorato con sufficiente scrupolo bisogna anche verificare che tante cose mancano. Quello che manca, come in questo caso, che da un gruppo tedesco nel 2008 è stato già pubblicato, qua non è che si abbia detto che l'ADHD, che la cannabis causa effetto nel caso dell'Accademia, in questo caso di questo paziente è stato effettuato un test prima dell'assunzione e dopo l'assunzione della cannabis e questa persona dopo l'assunzione della cannabis ha migliorato molto le sue condizioni rispetto alla situazione precedente, una cosa che ha sorpreso gli attori, però insomma chi conosce un po' meglio la questione non è sorpreso perché se si considera la cannabis a livello terapeutico, la terapia causa-effetto, è chiaro che poi così l'abilità alla guida migliori, come anche nel caso del Parkinson si assume farmaci, riesce a guidare meglio rispetto a che se non li assumesse e già prima abbiamo sentito che persone con ADHD in genere guidano peggio perché la combinazione di scarsa attenzione, iperetà e impulsività, insomma, per guidare un'automobile non è che sia molto favorevole. Poi c'è una seconda fonte che non hanno considerato questi attori della meta-analisi, spesso non lo fanno perché non è valutata una pubblicazione a pieno titolo, ma solamente un abstract, una sintesi di un congresso del 2015 della signora Eva Mills e Sanno Bruttenhern, che hanno combinato una serie di casi di 30 pazienti con ADHD e raccontano nel caso di questi 30 pazienti la cannabis ha dimostrato buoni effetti migliorando i sintomi, compreso capacità di concentrazione, capacità di dormire, riducendo l'impulsività. Abbiamo detto prima che c'è questa sovrapposizione di Tourette ed HD, per questo motivo c'era anche questa metalesi e la Tourette sindrome è cosiddetto disturbo da tic, che si sa che tante persone che soffrono di questo sindrome soffrono anche di HD, all'inverso tante persone che da HD presentano anche dei tic motori semplici, per cui è anche ragionevole, guardandoci anche un po' la letteratura relativa alla Tourette, ed effettivamente ci sono anche relativamente tanti casi di Tourette nei quali leggiamo che anche l'attenzione è migliorata, oppure qua dice che il controllo dell'impulso e l'attenzione sono migliorate, qua si dice che la capacità di concentrazione è stata migliorata. Questo insomma è il caso inserito in questa meta-analisi, dice che anche le opportunità di trattamento per l'ADHD sono stati migliorati, e poi c'è un altro caso dove si dice che l'ADHD stessa sia migliorata. Un'altra volta sì, qualcosetta nella meta-analisi c'è, alcune fonti sono semplicemente dimenticate, però sembra che questi sintomi di ADHD nelle persone che primariamente soffrono della sindrome di Tourette genere siano migliorate. Poi c'è un'altra fonte che avete già detto, questo studio relativamente datata del 1998 del nostro gruppo di lavoro, anche noi a suo tempo abbiamo trovato che l'ADHD migliori, e poi abbiamo uno studio un po' più recente che adesso non può essere compreso nella meta-analisi perché è stata pubblicata solamente nel 2019, anche qua nel caso dei pazienti Tourette abbiamo trovato che con la cannabis l'ADHD si è migliorata, però si tratta di serie di casi aperti, non controllati, non studi a pieno titolo. L'unico studio effettivamente è questo qua, già contenuto nella meta-analisi pubblicazione del 2017 da parte di un gruppo inglese, un istituto molto rinomato di Londra. Hanno effettuato uno studio nella quale l'estratto di cannabis nabixinulz l'hanno studiato nel caso di somministrazione degli adulti. Satilex è il nome più conosciuto comunque della sostanza. Adesso è interessante. Anche gli studi possono essere valutati in modo differente a seconda di quello che si vorrebbe leggervi, perché questo studio non ha seguito un risultato né chiaramente negativo o chiaramente positivo, ma qualcosa nel mezzo. E in questa meta-analisi che adesso abbiamo già visto alcune volte, già gli autori poi scrivono semplicemente che il risultato è negativo, sia il risultato primario e che secondario non sia stato raggiunto l'obiettivo, perché il risultato complessivo sia negativo. Poi se però guardate, un attimo, dati, cioè altri dati, questa meta-analisi inoltre
inoltre hanno detto che questo studio complessivamente è stato effettuato in modo piuttosto carente, la valutazione è low, cioè basso, cioè quindi la qualità dello studio è ritenuta scarsa e insomma ci sarebbero delle varie debolezze metodiche da identificare nel corso dello studio. Poi nel 2020 quest'altro lavoro esclusivamente in merito a malattie psichiche è stato pubblicato, la base dei dati è simile, però qua valutano questo singolo studio, esattamente lo stesso studio, ma allora la Sativex nel caso di ADHD, come l'abbiamo già visto appena prima, e di colpo questi qua scrivono che c'è stato un miglioramento notevole verificato nei vari test. Qua si vede che lo stesso identico studio si può vedere, guardare sia da destra sia da sinistra, un po' come il bicchiere del quale uno dice che è mezzo pieno e l'altro che è mezzo vuoto. Se ci guardiamo un po' adesso per i risultati di questo studio, 30 adulti sono stati trattati, pazienti di ADHD, cioè il risultato finale, un test QB al computer, effettivamente il risultato non è stato raggiunto, cioè l'obiettivo primario non è stato raggiunto, però ci sono quasi sempre anche dei risultati secondari e di questi risultati secondari diversi sono stati raggiunti e se guardiamo iperattività, impulsività, controllo dell'inibizione, sono stati verificati miglioramenti significativi e c'è una tendenza per migliorare il deficit di attenzione. Non è che sia completamente negativa, neanche tanto positiva, però sicuramente una prima indicazione che insomma fa supporre che almeno questo estratto nabiximul possa causare effetti positivi. Nel caso che in 30 persone però bisogna anche essere molto prudenti perché effettivamente si tratta di numeri molto modesti, ci vorrebbe uno studio molto più esteso per verificare un po' meglio e per effettivamente poter esprimere un risultato attendibile. Questa è la situazione dei dati, di più al momento non c'è e vedete quanto poco sia. Un'altra cosa volevo presentarvi. Finora abbiamo parlato solamente degli exocannabinoidi, cioè fiori, estratti tramite i quali si possa stimolare il sistema proprio di cannabinoidi. Poi ci sono anche altri farmaci modulatori di cannabinoidi che sono farmaci che causano effetti, cioè intervengono nel sistema endogeno bloccando determinati enzimi e stimolando quindi il sistema endocannabidico del proprio corpo. Il risultato è quasi altrettanto solo l'itinerario diverso rispetto all'assunzione del cannabis. Uno di questi farmaci che anche sono già stati provati a livello clinico, un farmaco che aggredisce questo enzimo una lipasi e questa MGL e questa lipasi elimina 2-AG, è uno dei più importanti endocannabinoidi del cervello, facendo in questo modo, cioè inibendo questa lipasi. Il 2AG non può più essere poi essere il risultato, cioè il livello aumenta, il sistema di cannabinoidi è più fortemente stimolato rispetto alla non assunzione del farmaco. Questo farmaco è stato analizzato per trattamento di pazienti con ADHD. Risultati lo potete tra poco leggere in questo studio al quale siamo stati partecipi. Volevo far vedere questo farmaco col nome LUA 2242066 che causa effetti positivi nel trattamento della sindrome Tourette. Purtroppo questo risultato non è stato evidente, i tic non sono stati migliorati, anche i sintomi non sono stati migliorati, è un farmaco che evidentemente non è adatto per trattare i tic per i pazienti Tourette, però a causa della sovrapposizione con tic e ADHD abbiamo detto cosa capita con i sintomi di ADHD ed effettivamente 11% dei pazienti hanno partecipato a questo studio di complessivamente 49 che effettivamente hanno presentato anche i criteri per la classificazione di ADHD. È un numero limitato, è un caso, per guardando meglio si vede un miglioramento notevole
questo inibitore di lipasi, mentre nel gruppo dei placebo non ci sono stati grandi cambiamenti. Guardiamoci poi le cifre, la riduzione dei sintomi di ADHD qua nel gruppo di placebo è molto limitato, mentre nel gruppo dei farmaci attivi è già notevole. Quindi, detto in un altro modo, secondo me varrebbe la pena provare questo, analizzare meglio questo farmaco con dei pazienti che soffrono di ADHD. Quali potrebbero essere i motivi come mai farmaci sulla base di cannabis causano effetti positivi nel caso degli ADHD? All'inizio poi il signor Greenfield l'ha detto, stress, molto importante parlando del sistema endocannabinoide, perché questo sistema effettivamente è il sistema più importante per regolare lo stress all'interno del nostro organismo. Si potrebbe un po' speculare che tramite la regolazione del sistema di stress delle persone con ADHD, diciamo semplicemente, soffrono meno di stress e quindi presentano meno sintomi patologici, altrettanto anche per vale per altre malattie psichiche come depressione o ansie. Però si può anche speculare oltre. La seconda interpretazione possibile potrebbe essere, si sa, che c'è un effetto complesso tra il sistema endocannabinoide e il sistema dopaminico. Qua schematicamente abbiamo una cellula del sistema dopaminico e qua vediamo sulla base di queste linee quanto è complesso, sotto illustrato un po' il sistema endocannabinoico modula il sistema dopaminico e abbiamo detto prima qual è la causa che crediamo di conoscere nel caso degli attacchi di è un disturbo del sistema dopaminico è presente, si potrebbe speculare oltre che tramite i farmaci a base di cannabis questi disturbi del sistema dopaminico in un certo qual modo potessero essere compensati, equilibrati e quindi causando miglioramenti. Poi la terza speculazione è un'altra. Si può anche invertire la cosa dicendo, vabbè, il cambiamento non è da ricercare primariamente nel sistema dopaminico e che tramite la cannabis può essere migliorato un pochino, ma possiamo speculare partendo dall'altro lato, cioè il disturbo primario nel caso dell'HD è di ricercare il sistema endocannabinoide, che il cambiamento del sistema dopaminico sia solo di natura secondaria. Ci sono due studi che depongono a favore di un po' di questa direzione. La prima, cioè la concentrazione dell'enzima nel sangue delle persone con EDHD a confronto con dei altri personaggi sani. E questo enzima fa nella sua attività con le persone con ADHD è ridotto. Quindi, detto in un altro modo, questo studio dimostra che nelle persone con ADHD un disturbo del sistema endocannabinoide è presente perché ricordiamo cos'è FAH. Abbiamo già discusso di questa lipasi 2AG, insomma, tramite l'MGL, poi c'è un secondo endocannabino molto importante, l'AEA, l'Amanamid, Anandamid, che anche questo è poi il risultato di una reazione con l'anandamide terminando l'effetto dell'anandamito. Però se la cattività del FA è ridotta o eliminata completamente, il livello dell'anandamide aumenta e si stimola il sistema endocannabidico. E questo studio che ho appena fatto vedere può anche essere considerato da due punti di vista, o si può trattare di un cambiamento primario, però può anche essere una conseguenza secondaria. E c'è un ulteriore studio che volevo farvi vedere che effettivamente per la prima volta in assoluto fornisce indicazioni dirette che primariamente adesso ci potrebbe essere un disturbo del sistema endocannabinoide. Si tratta di uno studio genetico che analizza proprio questo enzima FA e che trova che le persone con ADHD un cambiamento genetico in questo geno FA a confronto delle persone sane, del primo e unico studio finora che effettivamente contiene un'indicazione diretta affinché nel caso dell'ADHD si tratti primariamente di un disturbo nel sistema endocannabidico. Nella genetica, di consueto, è uno studio nuovissimo, pubblicazione dell'anno scorso, la genetica in genere studi di genere
si replicano, cioè si effettuano da parte di un secondo gruppo di lavoro indipendente per l'eventuale conferma, ma insomma già un referto molto importante che fa vedere, si evidenzia, c'è un qualcosa nel sistema cannabitico delle persone che se qualcosa non funziona, per questo motivo insomma forse è anche ragionevole intervenire tramite farmaci su base di cannabis. E quello che ha detto, provassi a sintetizzare, sappiamo con tante persone, con persone che adesso fanno anatomia con cannabis, abbiamo scarsissimi dati, persone con queste prime indicazioni affinché un cambiamento nell'attività fa con delle persone con l'ADHS ci sia. Speriamo che tra un poco abbiamo dati migliori a disposizione, perché a Hannover abbiamo avviato un grande studio con Satinex con pazienti con la sindrome Tourette, cioè partecipati quasi un centinaio di pazienti, ha già una buona dimensione. Primariamente ci guardiamo l'efficacia di Satinex nel caso dei tic, che è il sintomo principale della Tourette, però guardiamoci anche la ADHD. Anche nel nostro studio ci sono stati dei pazienti in combinazione con Tourette, questo studio nel frattempo è concluso, attualmente stiamo valutando i dati. Se foste interessati, nel corso dell'anno corrente potrete leggere i primi risultati di questo studio, ad esempio anche sul congresso europeo Tourette in ottobre online. In questo studio abbiamo fatto qualcosa di nuovo. Per tutti i partecipanti a Hannover, anche in un altro centro, circa 2/3 dei partecipanti, abbiamo fatto un test per l'abilità alla guida, perché c'è veramente interessante questa abilità alla guida, assumendo un farmaco su base di cannabis migliora o peggiora sotto questa terapia, perché guidare un'automobile e cannabis, anche questa è una questione importante. Anche qua siamo dell'avviso che sarebbe completamente da distinguere, se parlando di consumo di cannabis nel tempo libero o nell'assunzione a livello farmaceutico, e se parliamo di cannabis e alla guida. E comunque, ultima, in prospettiva, a me piacerebbe poter fare uno studio esteso, e già da diversi anni invano cerchiamo di trovare un finanziamento per uno studio del genere. La nostra idea sarebbe, potremmo analizzare questa inalazione di cannabis in confronto di placebo con delle persone candidate HD sia d'effetto positivo, e in questo studio vorremmo anche verificare se il cannabis funziona meglio o peggio di metilfenidato, che è un po' lo standard attuale della terapia, e con uno studio avremmo poi un po' risposto a tutte le domande A, causa-effetto, o B, è meglio o peggio rispetto a quello che al momento suggeriamo ai pazienti, sarebbe poi una base dei dati consolidata e attendibile. Però questo, per uno studio del genere ci vogliono 270 pazienti per poter effettivamente rispondere alle domande, e potete immaginare costa tanto denaro. Uno studio del genere, ci chiedete quanti soldi servono, sono circa 3,5 milioni di euro che occorrono per poter effettuare questo studio. Questo studio l'abbiamo depositato presso la comunità di ricerca in Germania, adesso speriamo che d'estate ci rispondano se ci daranno un finanziamento oppure no. In caso negativo, per parecchio tempo rimarrà ancora poco chiaro se la cannabis produrrà effetti positivi o meno nel caso di ADHD. Grazie, signor professoressa, se ci toglie la presentazione, e adesso passiamo alla conferenza con gli esperti che abbiamo invitato. Adesso vediamo. Dottor Pettini ancora non c'è. Dottor Berti nel frattempo si è collegato, anche lui non lo vedo. Allora vediamo, aggiungiamo il Petro. Dottor Berti purtroppo non potrà più raggiungerci oggi. Bene, grazie per queste illustrazioni molto interessanti, egregia professoressa Müller-Wahl. Adesso faccio come Carl Falk che non dice come sta il signor Walter, beh, c'è anche il vaccino, ma chiedo scusa. Petro dice Fal, io dico Val. Comunque grazie in ogni modo per la relazione molto interessante. Adesso vorrei chiedere al dottor Elio Dell'Antonio
di trasmetterci la sua valutazione rispetto alle informazioni avute da lei. Lui è membro anche del comitato scientifico della consulta sanitaria del Cannabis Social Club di Bolzano. Grazie alla sua relazione e quello che io apprendo che non esista poi un'indicazione chiara e inequivocabile se nel caso di pazienti ADHD l'impiego di cannabis sia consigliabile o meno. È anche sicuro che tanti pazienti con altre terapie, di altre terapie sono delusi e per questo motivo sarebbe anche pensabile che si possa anche tentare, in ogni caso è anche chiaro che un controllo sull'assunzione sia di vantaggio se il paziente da quel punto di vista garantisce un controllo e l'assunzione omogenea senza abuso, posso anche immaginarmi assolutamente che in caso di risultati positivi, soggettivi, cioè a livello di percezione soggettiva, che legittimamente si potrebbe anche effettuare una terapia, anche dal punto di vista giuridico è assolutamente possibile. E io deporrei anche a favore, non in tutti i casi, però in ogni caso lo terrei in considerazione. Grazie, dottor Dell'Antonio. Posso chiedere alla dottoressa Holzer di trasmetterci così le sue valutazioni in questo contesto? Sì, bisogna aggiungere che il mio lavoro consiste piuttosto nel recepire questa infezione, cioè qual è la rilevanza clinica, dove si trova il paziente in care e alla conferma della diagnosi da noi, poi i pazienti hanno la possibilità di richiedere una consulenza medica. Cioè in questo caso non è che decida solo io che tipo di medicazione o di somministrazione, che farmaci da somministrare. Quello che ho capito io da questa relazione, quello che anche la mia esperienza non si può generalizzare in assoluto, mai. Ogni caso bisogna che sia considerato a parte. È una cosa che si perde anche nel caso di studio, lo vedo anche in pratica. Bisogna sempre vedere se c'è una certa comorbidità o meno. La mia esperienza è che tanti pazienti senza comorbidità praticamente mai. Vabbè, una volta magari hanno provato l'assunzione di cannabis o l'hanno temuto oppure hanno fatto esperienze negative. Non si può generalizzare, però gli studi sono sempre interessanti, i dati disponibili sono ancora pochi, però io sono comunque una persona aperta, disponibile alle nuove informazioni, però sarei sempre prudente. Comunque aspetterei un po' così una migliore situazione relativa ai dati. In ogni caso bisogna sempre considerare l'individuo e la storia personale. Grazie dottoressa Holzer, professore dottoressa Conca, segue la nostra iniziativa anche con grande interesse e chiedo anche a lui la sua valutazione. Bene, grazie. Peter, hai messo in piedi un'altra volta una cosa meravigliosa. Professoressa, grazie della sua relazione. Valutazioni sono difficili perché sono sempre relative per principio ed è un peccato che questo studio così esteso, l'idea che finora almeno non sia stata realizzata. Punto critico da aggiungere, casomai, è che anche gli ultimi punti in merito al sistema endocannabilico sono anche interessanti in merito ad altre malattie. Ed è proprio l'identicity SNPs per le prime manifestazioni di psicosi sono all'attenzione, sono oggetti di analisi, ci sono anche sovrapposizioni molto simili o intersecazioni molto simili, interessantissimo, però ritengo sia corretto e importante comunicare che la trasversalità
del sistema endocannabinico probabilmente non è tanto specifico per una malattia o per l'altra, come alla fin fine anche nella sua prima ipotesi l'ha indicato. Potremmo anche spiegarlo in modo che anche gli non esperti del pubblico potrebbero capire un po' il succo di quanto tu abbia detto. Vabbè, alla fine si è detto che possibilmente il sistema endocannabidico sia direttamente coinvolto nella specificità della sindrome della ADHD. E questo studio specifico è stato effettuato anche con lo studio genetico di queste sezioni genetiche sono identiche, l'analisi è stata effettuata identica anche in altri settori della psichiatria, come le prime manifestazioni di psicosi, con un numero molto più elevato di pazienti anche. Comunque sono stati 241 pazienti primi psicosi nel caso delle HDD c'erano molto meno, purtroppo non mi ricordo il numero, però erano decisamente meno. E quel che voglio dire è che si tratti di un approccio estremamente interessante, sicuramente senza dubbio da seguire, però alla fin fine non è che sia molto più di un'idea, non siamo nemmeno ancora a livello di ipotesi e pertanto vorrei un po' ridurne la dimensione. Per la terapia, cioè, vorrei fare piuttosto una domanda nel caso degli ADHD. Primariamente si è parlato prevalentemente del farmaco cannabis, però come siamo messi con tutte le altre opportunità a disposizione e soprattutto mi interessa dal punto di vista clinico, abbiamo tanti pazienti ADHD con psicosi causate o associate con la cannabis. E, voi in clinica come gestite questi casi? Insomma, riterrei molto interessante questo. Grazie. Professoressa, prego. Ja, ich glaube, ich habe ja auch deutlich machen können, dass Credo di aver potuto chiarire che è tutt'altro che provato se farmaci su base di cannabis siano utili nel caso di ADHD, però vorrei ulteriormente complicare le cose. Lei ha assolutamente wir ragione, wissen ja nicht mal, ob das, was signor Conte, non sappiamo nemmeno che quello che clinicamente Pharmaka sintetizziamo con la eine sigla di HD, che effettivamente si tratti di una sola malattia, un po' il dilemma di noi in psichiatria, perché insomma tutte le persone che presentano sintomi identici li mettiamo in una classe diagnostica, però se lo confrontiamo con un altro sintomo, perché stiamo parlando esclusivamente di sintomi dai quali poi confezziamo una diagnosi. Prendiamo un altro esempio, prendiamo il mal di testa, emicrania, le persone che soffrono di mal di testa li definiremmo malati di emicrania, cioè le persone con emicrania, con tumori cerebrali, eccetera, eccetera, li mettereste tutti in un pentolone, hanno tutti lo stesso sintomo, mal di testa, però soffrono di malattie differenti. E in questi termini, teoricamente, potrebbe essere che quello che in psichiatria lo definiamo in un modo, in realtà si tratti di malattie differenti. In teoria potrebbe anche essere che per alcune delle persone che presentano sintomi clinici ADHD effettivamente un disturbo del sistema endocannabinico, però la causa potrebbe essere un disturbo completamente altrove, la cosa che complica ulteriormente la cosa è tutto da analizzare. Sulla domanda in merito alle psicosi, è una domanda che insomma è oggetto di discussione controversa nel frattempo. C'è una situazione dati piuttosto robusta che dimostra che nel caso di bambini e giovani, quando il cervello non è ancora pienamente sviluppato, che il rischio si sviluppi una psicosi si raddoppia fino si triplica se in età infantile da giovani si assumono elevate quantità, elevate dosi di cannabis. Se in Germania
trasferisce dalla zona rurale a Berlino e il bambino credo che il limite inferiore siano 5-6 anni, il rischio di psicosi solamente tramite il trasloco è raddoppiato. Adesso non è che si tratti di un problema serio, c'è il rischio di insomma ridurre il rischio di una psicosi per una relazione, cioè nessuno in Germania non andrebbe a Berlino col bambino perché sa che adesso il bambino solamente perché cresce a Berlino è esposto al rischio doppio di sviluppare la psicosi. Inoltre, perché sappiamo che negli adulti il rischio di psicosi non effettivamente attraverso l'assunzione di cannabis può aumentare, ma solamente nel caso di una intossicazione acuta si possono sviluppare sintomi di psicosi. Quindi anche qua purtroppo c'è un enorme punto negativo, anche una critica. Io credo che nella psichiatria si fa anche parecchia confusione perché tendiamo rapidamente, se una persona soffre di psicosi e una volta aveva assunto cannabis prima, da questo contesto spesso si confeziona un'ipotetica causa. Io stesso ho vari pazienti con ADHS, sindrome di Tourette entrambi, con farmaci a base di cannabis completamente differenza elevato dosaggio, e non c'è stato neanche uno che in questa terapia sotto controllo medico abbia sviluppato una psicosi. Grazie. Subito, professor Dell'Antonio, subito, solamente 2 reazioni del pubblico prima e poi Lorenzo Calvi scrisse congratulations, very clear and informative, many thank you. E Luca Zarathustra scrive Julian Lighting, very well, thank you, in lingua inglese in questo. Thank you very much for your reactions. Prego, dottor Dell'Antonio. Microfono è ancora spento. Vorrei dire qualcosa in merito da queste ultime informazioni. Nonostante sono in pensione da quasi 4 anni, ho aperto il presupposto: se un paziente, anche un paziente psichico, soggetto a una medicazione a base di cannabis, assume regolarmente cannabis, sviluppa, per così dire, un equilibrio allostatico. Perché se un paziente del genere assume cannabis senza che sia prevista un'assunzione corretta e controllata, e se poi varia le quantità da 1 a 5, 1 da 10, 1 da 20 a seconda della situazione e della disponibilità, con poi oscillazioni del genere assume il farmaco, e posso assolutamente immaginare che solamente a causa di questi squilibri il problematico della psicosi oppure il problematica di effetti secondari anche gravi aumenti. Significa che un'assunzione controllata in ogni caso dovrebbe essere il presupposto fondamentale. Grazie. Abbiamo un'altra reazione del pubblico, una domanda. La leggo in italiano e poi la traduco. Volevo chiedere se avete esperienza sull'utilizzo della cannabis nella sindrome di Prader-Willi. Grazie. Schönen guten Abend. Es handelt sich hier um eine sehr interessante... Buonasera, si tratta di un incontro molto interessante. Volevo chiedere se gli esperti hanno già fatto esperienze nei confronti di impiego di cannabis con la sindrome di Prader-Willi. Io non conosco la sindrome, non sono un esperto, è un'espressione tecnica oppure... Bene, allora chiedo le vostre reazioni. Ecco, posso dire qualcosa in merito, anche se non sono esperto del Prader-Willi, sì, sindrome Prader-Willi, ma è però una malattia che è legata a limitazioni psichiche e fisiche di vario tipo. E uno dei sintomi possibili con le Prader-Willi sono poi comportamenti anche impulsivi, aggressivi, e adesso non so se sia stato questo il senso della domanda, però è pensabile
che questi sindromi comportamentali tramite una terapia su base di cannabis potrebbero migliorare, perché come già all'inizio abbiamo sentito da parte del signor Greenfield, nel caso di terapia di cannabis, nella maggior parte delle malattie non parliamo di guarigioni, ma di migliorare i sintomi, e si sa che i farmaci su base di cannabis regolano aggressività e impulsività, migliorano proprio questi comportamenti. A questo motivo è assolutamente plausibile, pensabile che effettuare tentativi di trattamenti in presenza di sindrome del genere, anche in altri casi, ad esempio la Huntington, nel caso di Alzheimer ci sono tentativi del genere, cioè varie malattie differenti in merito alle quali siamo in presenza di vari sintomi, e potrebbe essere assolutamente che ci possono migliorare i sintomi. In analogia ci sono i primi studi con pazienti autistici con disturbi di gamma, ci sono stati con puro CBD, combinazione THC-CBD, e ci sono prime indicazioni finché anche qua i sintomi comportamentali si possono migliorare cioè dopo una terapia su base di cannabis. Grazie professoressa. Altre reazioni in merito alla sindrome Prader-Willi dal gruppo degli esperti? Non sembra. Allora passiamo alla prossima domanda. Relativi, ci sono riferimenti scientifici relativi all'ADHD o altre patologie psichiatriche in relazione all'utilizzo di Cannabis, intendo. Etwas, das verschiedene Krankheiten. Una cosa che varie malattie collega sono spesso anche le regioni cerebrali interessate. Ci sono risultati scientifici in merito al collegamento tra ADHD e altre malattie psichiche, sempre in collegamento all'impiego di cannabis. Spero di aver tradotto in modo comprensibile la domanda. Se capisco bene, effettivamente l'ho anche già detto all'inizio, ci sono sovrapposizioni con altre malattie. C'è chi soffre di ADHD, anche la signora Calzara ha già sottolineato, soffre di comorbidità, cioè di altre malattie. Riconosciamo una gamma, una sovrapposizione di ADHD, autismo, tics, sindrome di Tourette, eccetera. Non si sa esattamente come mai questa frequenza ci sia, ci sono anche dei motivi genetici che abbiano il loro peso. Comunque c'è una frequenza che non si può spiegare solamente tramite coincidenza, e si può speculare se regioni cerebrali simili si potrebbe continuare a speculare se si tratti di aree nelle quali il sistema endocannabide sia particolarmente interessato. Si sa che il sistema endocannabitico del cervello non è distribuito a caso un po' ovunque, ma certe regioni, certe aree nel cervello presentano una presenza molto forte, ad esempio nelle ganglie basali si sa che c'è un controllo del sistema motorio, ad esempio. Poi ci sono altre regioni dove il sistema endocannabidico praticamente non è presente, ad esempio il controllo del sistema circolatorio della respirazione, il motivo per cui i farmaci quello di cannabis sono praticamente sicuri, perché il dosaggio massimo di assunzione di cannabis per poterne morire è praticamente sconosciuto, perché anche gli esperimenti con gli animali non hanno mai portato alla morte, perché così il tronco cerebrale che controlla la respirazione e il sistema circolatorio non sono sotto controllo del sistema cannabidoico. Altre reazioni da parte degli esperti? Non sembra ci siano. Poi nel chat sono stati indicati alcuni link in merito ai vari studi. Se ne foste interessati, il chat poi lo potremo anche inviarvelo tramite email, tramite posta elettronico, per vedere un po' i partecipanti che fonti hanno citato. C'è una domanda che vorrei... Cioè,
come influisce la cannabis sulla lipasi. Non sono esperto, è un concetto corretto? Beh, la lipasi è un gruppo di enzimi e adesso non so esattamente che cosa si intenda con la domanda. Beh, io ho cercato di tradurla in modo più semplice possibile. Non è comprensibile la domanda in sé, insomma, non è molto chiara, non è che sia traducibile molto meglio. Allora, eventualmente lo aggiorniamo nel secondo momento. Chiedo a Sabrina di precisare un po' la domanda. Peter ha chiesto la parola. Ecco, ora abbiamo parlato di cannabis e abbiamo implicato che la cannabis, cioè riferendoci praticamente solo alla THC, la cannabis è un fito complesso, c'è una pianta che contiene numerosi cannabinoidi. Cioè noi ad esempio a Bolzano ad esempio abbiamo anche un esercizio di cannabis vendendo anche prodotti THC, anche prodotti CBD, altri cannabinoidi e abbiamo visto che causano effetti psicotropi, però causano effetti e comunque sono anche sostanze che causano effetti nei confronti dell'ansia e causano effetti positivi per molte persone. Forse la professoressa Milofal potrebbe dire qualcosa in merito. Sì, lo faccio volentieri. E ho guardato anche il link appena detto che è stato inviato in merito al sindrome di Prader-Willi ed è anche legato, c'è uno studio recente il CBD, cioè cannabidiolo puro, per l'effetto del Prader-Willi sindrome è stata analizzata ed è un'incertezza ancora maggiore. Io ho cercato di sintetizzare in genere che cosa sappiamo in merito ai farmaci a base di cannabis nel caso di HDHD e ho cercato di far vedere i pochi dati disponibili. La domanda è quali dei farmaci a base di cannabis potrebbe causare i migliori effetti nel caso di ADHD. Assolutamente non riesco a rispondere a questa domanda perché la prima domanda c'è effetto per tutto il gruppo, nemmeno a questa domanda possiamo offrire risposta ed è un problema che abbiamo nei confronti un po' di tutte le malattie psichiche, per non dire il caso di tutte le malattie dove nei casi nei quali discutiamo un eventuale effetto di cannabis. Abbiamo indicazioni, una volta ne abbiamo più, una volta meno, in merito all'efficacia di cannabis, per quasi mai possiamo dire qua il fiore oppure l'estratta oppure tronamilo oppure causa gli effetti migliori oppure ancora più dritto qua, un fiore con 18, 20, 22% di THC causa effetti migliori rispetto a un fiore con 15% di THC. Insomma, lontanissimi dal poterlo dire. Ci sono alcune indicazioni però che fanno un po' intendere che piuttosto la THC come sostanza pura oppure fiori contenenti o estratti contenenti THC servono. C'è altre indicazioni che evidenziano piuttosto che eventualmente la CBD pura potrebbe causare gli effetti migliori. Se uno mi chiedesse io che cosa scommetterei nel caso dell'HD, io direi che è la THC. In base a tutto quello che ho visto a livello clinico, tutti i dati che ho visto, io direi non credo che la DHD potesse essere trattato con efficacia con pura cioè i dati non lo dicono, non corrisponde alla mia esperienza clinica, però ad esempio nel caso di ansie abbiamo primi studi che che evidenziano che pure il THC potrebbe essere efficace, altre indicazioni che proprio il CBD puro potrebbe essere efficace, ad esempio insonnia, ci sono psicosi. Anche sindromi post-traumatiche sono in discussione, anche sindrome Prader-Willi, altrimenti non si farebbero questi studi, però c'è forse l'autismo, forse è una buona indicazione. Anche qua ci sono stati vari studi ed effettivamente hanno cercato di confrontare alla fine in questi piccoli studi che non sono ancora risultati finali, però insomma sembra che perlomeno la THC sia comunque
di miglior effetto rispetto alla pura CBD. Ci sono ancora tantissime incertezze, però alla fine bisogna dire che THC e CBD sono due agenti completamente differenti. Se per caso non ci fossero entrambi nella stessa pianta, nessuno le metterebbe in un pentolone sotto il titolo farmaci sulla base di cannabis, perché causano effetti completamente differenti, che poi sia ragionevole poi combinarli. È quello che si descrive con l'effetto di entourage, cioè la combinazione di entrambi, che poi il rapporto eccetera causa l'effetto migliore di tutti. È un'ipotesi plausibile, ma finora non c'è studio che abbia prodotto risultati chiari. Dottor Dell'Antiano, anche ha chiesto la parola, poi il Peter. Lei che cosa direbbe se dicessi pazienti psichiatrici o pazienti in genere in prima linea cercano l'effetto della CBD in fondo, cioè in anteprima ricercano l'effetto del CBD e più di quella della THC. Nel caso delle persone con psicosi me lo posso immaginare bene, un po' anche con persone con ansia, per tutte le indicazioni non credo. A Hannover ho numerosi pazienti con disturbi di tic e sindrome di Tourette. Cerco i miei pazienti, se si sottopongono a terapia su base di cannabis e la mutua si assume anche relativi costi, cerco ai pazienti di motivare di provare un numero possibile elevato di farmaci a livello di cannabis, con l'obiettivo di trovare per sé quale sia il migliore per loro, in dipendenza poi del contenuto di THC e CBD, e in indipendenza anche della forma d'assunzione, cioè piuttosto l'inalazione col vaporizzatore, oppure assunzione orale tramite spray orale, oppure gocce di olio. E non lo faccio solamente perché gli effetti scoprano il miglior effetto per se stesso, ma lo faccio anche per me stesso, per capire meglio e poi chiedere ai pazienti confrontati un po' l'uno con l'altro che cosa funziona meglio nel suo caso. Non c'è neanche un paziente a Tourette che abbia chiesto un estratto dominante, un fiore ricco di GBD, che se lo sia scelto come terapia primaria, ma tutti i pazienti almeno prendono una combinazione equilibrata, per quasi tutti a prevalenza con THC, e quindi non sono convinti che il CBD sia sempre più indicato rispetto alla THC. Adesso salutiamo anche il dottor Roberto Pittini, il quale è appena uscito dalla sala operatoria. Benvenuto, ciao Roberto. Siamo nel mezzo del dibattito, adesso vabbè ti facciamo entrare, poi vediamo un po' fino a che punto sarà in grado di depositare una tua valutazione. Peter, beh, ho anche osservato che recentemente ci sono un po' aspirazioni di occuparsi un po' del tutto il complesso fitto, che la cannabis contiene anche terpeni che in diverse direzioni causano effetti, e potrei immaginare che in medicina si è sempre abituati di parlare di un agente da impiegare nel caso di prodotti vegetali. Bisognerebbe anche un po' di trovare un po' varie specie eccetera, però penso che si possa anche vedere quanto difficile sia un po' il campo della fitoterapia, e quanto in fondo ancora possiamo scoprire. E, direi che ci sia anche enorme potenziale di innovazione nella cannabis sanitaria. Beh, non è una domanda, piuttosto così una presa di posizione. Posso reagire anch'io? Merito, sì. Vi avevo fatto vedere questa grande inchiesta che l'anno scorso abbiamo fatto insieme con la CM, con più di 1000 partecipanti in Germania, che tutti sottoposti a una terapia con fiori di cannabis sotto controllo medico, il fornimento tramite farmacie. Lo studio non era indicato quante persone con ADHD prendono cannabis, ma l'obiettivo primario di questa inchiesta era: esiste una malattia specifica
per la quale il migliore effetto è causato da una terapia a fiori di cannabis. Questa era la domanda della nostra ricerca e l'obiettivo è proprio quello che dice lei. Vogliamo sapere se esiste un profilo di cannabinoide, di terpeno che causa particolari effetti positivi nel caso di una certa malattia. Il risultato purtroppo è stato che non hanno trovato niente. Tutte le varietà di fiori disponibili attualmente in Germania sono distribuiti in merito alle varie malattie. Non c'è stata neanche una malattia che ha avuto una punta di prevalenza. E guardando un po' le specie dei fiori, la maggioranza delle persone ha scelto i fiori a dominanza della prevalenza di THC e proprio la stragrande maggioranza è stata un'altra punta per un altro fiore con un rapporto equilibrato, e i fiori a dominanza prevalenza CBD in Germania non hanno praticamente peso, non sono praticamente utilizzati dai pazienti. Volevo solo aggiungere ancora, credo che sia da ricondurre un po' anche alla discriminazione anche sociale che purtroppo avviene, perché vedo purtroppo anche che ad esempio qua in Italia, a parte Petrocambidiol e Bedrolite, in fondo nulla è disponibile, cioè, quindi viviamo praticamente nell'età della pietra, ancora girando con le clave. E vabbè, insomma, in questo modo si procede male. Il professor Conca nel frattempo ci ha salutato nella chat ancora a scrivere che purtroppo si deve congedare, ci ha anche congratulato per la nostra attività. Io ringrazio lui, nonostante sia già uscito. Signora Holzer, anche lei vuol dire qualcosa? Potrebbe accendere un po' la luce anche il signor Dell'Antonio, perché sedete entrambi al buio. Un attimo che mi devo muovere. Vorremmo anche vederla. Meglio così? Perfetto. Mi dispiace. No, volevo solo aggiungere che c'è una prova campionaria che conosco io, cioè chi si rivolge a noi cioè, soffre di un certo sintomi, tutti gli altri forse consumano cannabis che hanno avuto buoni effetti, non si fanno nemmeno vivi. Da questo punto di vista, le persone che poi CBD o THC, qualsiasi cosa assumano, che comunque avvertono effetti positivi, non ne conoscono nemmeno, non si fanno nemmeno vivi da noi, perché a noi arrivano delle persone o che non hanno mai assunto cannabis, come ha detto prima, oppure che hanno avuto esperienze non tanto buone. Però insomma in genere reagiscono, anzi quasi sempre reagiscono bene. Tutti gli altri che hanno già avuto esperienze con cannabis non hanno fatto esperienze positive o comunque non abbastanza positive, altrimenti non sarebbero rivolti a noi, ma non significa che io credo, che non credo che ci siano delle persone che abbiano fatto delle buone esperienze semplicemente per il fatto che non li vediamo così. Cioè non mi, cioè non mi prenderei mai questo diritto, come dice anche il signor Grünfeld. Sicuramente pesa anche il fatto che da noi continua a essere tabù questa sostanza, altrimenti avremo anche più dati, perché anche un fatto al momento che non ho bisogno di aiuto, non mi rivolgo all'ambulatorio, insomma, e non chiedo terapia, ecco. Sì, beh, questo è anche un buon punto a favore del lavoro del Cannabis Social Club, che costituisce un po' anello di congiunzione. Penso che stiamo già lavorando molto intenso in questa direzione ed è impressionante il buon lavoro che sta svolgendo il club. Posso forse commentare un po' l'autoterapia? È una cosa che avviene a livello molto diffuso e che comporta anche dei problemi, senza dubbio. Sappiamo anche dalla Germania, dove le persone non hanno ancora avuto la possibilità di sottoporsi a una terapia sotto controllo medico su base di cannabis novale solamente per l'HD, però lì in modo particolare delle persone poi, cioè sempre più persone tendono ad aumentare progressivamente la dose, cioè
radioterapia presenta questo rischio che ci sia questo aumento di dosi costante. Chiunque si occupi del problema di HD e cannabis conosce persone che poi assumono dosi di 5-6 grammi al giorno e sono dosi gigantesche, enormi, che insomma sin dall'inizio nel caso delle terapie a controllo medico non lo vediamo più, è un rischio che effettivamente comporta l'autoterapia. Però all'inverso bisogna anche dire, se delle persone raccontano, beh, ho provato la cannabis e non ha funzionato, bisogna dire alla fine, vabbè, non sappiamo lei che cosa abbia assunto, però tutti i miei pazienti ho chiesto ripetutamente, sapete la sua cannabis quanta THC contenga? Non lo sa nessuno, perché nessuno ha un laboratorio chimico in cantina e le persone che vendono la cannabis illegale agli altri o non lo sanno, non lo dicono e, e non è che solamente il tasso di HC sia sconosciuto, ma anche almeno in Germania poi la cannabis venduta per strada poi spesso anche contiene altre cose dello spray per capelli, la plastica fino poi cannabinoidi sintetici aggiunti, proprio lì le cose diventano anche proprio pericolose per le persone che l'assumono, per cui da una persona che dico boh, ho preso una o due volte la cannabis perché un amico me l'ha data, non si può ancora dedurre poi quale sia effettivamente l'effetto di una terapia effettiva e sotto controllo medico. Banalmente, delle cose banali, se assumete la cannabis insieme a un amico in genere viene fumata, ma se siete non fumatori fate già fatica a annientarlo, vi viene la tosse e non si può nemmeno controllare che ci sia l'effetto o meno, cioè bisogna anche relativizzare un pochino anche racconti di persone di questo tipo, perché spesso poi assumono anche altre droghe, beve alcol, eccetera, eccetera. Credo che ci voglia un po' di prudenza qua. Dottor Pittini, prego. Il microfono è spento, dottor Pittini. Adesso mi sentite? Bene. Ringrazio Peter, Marcus e soprattutto la professoressa Müller-Fahle e la dottoressa Holzo. Io volevo solo chiedere in merito alla terapia attuale. Voi utilizzate gli olio come farmaco iniziale nella terapia oppure come vi attivate? Non so se lo domanda. Rispondo io? Sì, sì. Volevo chiedere voi come fate. Devo chiedere scusa perché mi sono perso la prima parte, però come ho già detto, il fumo, come dico ai pazienti, intanto fa male alla salute e poi più della metà finisce bruciata e si creano tante sostanze nocive. I prodotti del mercato nero non si sa assolutamente che cosa vi sia contenuto, poi i campioni dimostrano che c'è di tutto e di più là dentro. Io ritengo piuttosto indicato gli estratti ad olio. So che ci sono discussioni in merito a temperatura e durata dell'estrazione dai fiori, cioè per passaggio dai fiori ai preparati oleici, ma quasi al must cioè l'inizio con dosaggio basso nel caso soprattutto di persone non esperte infatti di cannabis, pazienti un po' ingenui. Ho visto che la forma oelica è molto adatta per principianti perché i disagi si possono aumentare a gocce quotidianamente fino a raggiungere gli effetti desiderati, che sia THC o GBD o il BDO, cioè quindi la forma combinata che contiene entrambe le sostanze. Quali sono le sue esperienze con l'olio o in modo particolare voi che cosa utilizzate come forma iniziale di terapia? Dunque, sono perfettamente d'accordo. Anch'io non suggerisco a nessuno di fumare prodotti di cannabis. Ciò nonostante le persone lo fanno, è chiaro.
tutto un altro paio di maniche, sì, certo. Vabbè, un suggerimento medico assolutamente non potrà esserlo, condivido. Da noi in Germania delle persone se le mutui assumono i costi, allora o eh, eh, per un estratto di cannabis oppure per i fiori oppure per la Bivol. Raramente per tutti i farmaci disponibili si autorizzano i costi, insomma, cioè se il paziente non vorrebbe gettarsi i suoi costi, deve decidere quali dei farmaci da utilizzare. E io poi lo discuto con i miei pazienti tutte le volte. Io non conosco nessuna indicazione alla base, possiamo chiaramente dire una sia meglio dell'altro, viceversa. Abbiamo una missione per Spartacus, abbiamo una missione per l'Abilon, per il prodotto analogo sintetico, Canenistan, il noto per chemioterapia, cioè contro la nausea, eccetera, da scegliere perché ha messo e poi non bisogna richiedere, poi cioè non bisogna presentare la domanda alla mutua. Per tutte le altre forme però non c'è chiarezza e credo che ci sono sempre vantaggi e svantaggi. Gli svantaggi dell'assunzione orale, cioè degli estratti che sia sotto olio oppure come spray orali, sicuramente che la gestione è più facile. Lo può assumere nessuno, si vede che si tratti di un farmaco a base di cannabis, l'olfatto non percepisce che si tratti di cannabis, anche per strada lo può assumere rapidissimamente. L'inalazione, a mio avviso, offre il chiaro vantaggio che consegue un effetto molto rapido alla maggioranza dei pazienti che riescono anche a dosarlo meglio proprio a causa di questo effetto rapido, perché ancora durante l'inalazione si avverte, adesso l'effetto basta già, quindi finisco di l'inalazione oppure continuo e questo effetto rapido nel caso della somministrazione orale non c'è. Questo è il motivo per il quale tanti pazienti effettivamente preferiscono l'inalazione, però lo svantaggio è che l'effetto poi non dura tanto e quindi una somministrazione più frequente è necessaria se si vuole mantenere il livello attraverso la giornata, per cui dipende dall'indicazione e anche dalla gestibilità. Cioè un esempio estremo nella medicina palliativa, una persona, un 85enne non ce la farà più a, a riempire con fiori di cannabis sull'evaporizzatore, eccetera, non ce la fa, insomma, persone giovani con ADHD non hanno problemi in genere. E proprio nel caso dell'ADHD vediamo che tanti pazienti preferiscono l'inalazione proprio grazie a questo effetto rapido, perché sanno rapidamente qual è il dosaggio ottimale e quindi sanno se continuare a terminare l'inalazione, però bisogna anche dire chiaramente i vaporizzatori attualmente disponibili non è che siano ancora il massimo, però attualmente ci sono varie imprese che stanno già lavorando con nuovi apparecchi e nei prossimi anni ci saranno delle migliori a disposizione. Grazie, abbiamo anche fatto nuove buone esperienze con le capsule. Volevo solo avviare questo diabete, forse non per DHD, ma per altre indicazioni, ad esempio nella terapia del dolore, che è un po' il mio campo, le capsule con idrocannabinide decarbonizzato, bredolaito, qualunque cosa sia, funziona bene, ma per principianti, cioè per l'inizio è un po' più difficile perché il dosaggio non è aumentabile a gocce. Con le capsule invece si può solo raddoppiare, triplicare, insomma, 5 milligrammi oppure 10 milligrammi di THC, dei 50 milligrammi di una capsula. Si può assumere 2 o 3 volte al giorno, però il dosaggio può essere solo raddoppiato e triplicato. Per questo motivo io sono passato all'olio. So che nella letteratura c'è ancora incertezza e poca chiarezza per quanto riguarda i metodi di estrazione, ma però si ha l'effetto entourage migliore rispetto all'Abilone o il Sativex. Sativex purtroppo in Italia, forse anche in Germania,
si somministrerà solo per sclerosi multipla spastica, solo il neurologo, cioè io ad esempio non posso prescriverla ed è una soluzione anche geniale questa forma stabilizzata di Sativex, però purtroppo insomma non siamo in grado di prescriverla. Cioè queste capsule, se il farmacista può farlo, una forma ottima di somministrazione, purtroppo la latenza degli effetti intorno ai 2 effetti, ma anche di più, quindi assunzione 2-3 volte al giorno, durata 8 ore, una volta stabilizzati, già una forma ottima di somministrazione. Non so se in Germania anche le capsule possono essere prescritte. Ecco, in teoria sì, in pratica non ha peso perché abbiamo una gamma relativamente ampia e possiamo anche prescrivere praticamente senza livello. Io psichiatra posso senza limite prescrivere in caso di soretta di borsa da medico privato comunque sempre, ma anche sempre a condizione che la mutua poi si assume i costi. Se la mutua in genere gli estratti di cannabis ammette, posso prescrivere tutti gli estratti attualmente disponibili e abbiamo una grande gamma e nel frattempo avevamo 35 vari specie di fiori di cannabis nelle apoteche effettivamente rifornibili. Abbiamo Sativex, Madronabina pura, abbiamo poi un numero elevato di estratti di cannabis attualmente, è una cosa che si espande in un modo incredibile. Attualmente sono credo 10, 12, 14 estratti differenti, diversi contenuti di livelli di THC e CBD, insomma c'è il mercato proprio in espansione esplosiva, cioè quasi all'inverso, che quasi, cioè chi sa poco di terapia a livello di cannabis, il mercato è poco comprensibile perché il terapeuta della terapia con poca esperienza non sa che cosa scegliere, una cosa è più indicata rispetto all'altra. A me piace discutere la questione con i miei pazienti e chi non ha mai assunto cannabis, a mio avviso tendenzialmente più indicato per una terapia orale, con spray orale oppure con un estratto, che poi la produzione da un fiore primariamente da un'impresa non fa differenza, ma se per una persona mi dica, cioè io ho già provato un'autoterapia con fiori di canapa, funziona benissimamente, utilizzo un vaporizzatore, solo che adesso vorrei farlo a livello legale sotto controllo medico, cioè non capisco perché dovrei, ma prima dovresti provare il Sativex, allora prima sotto controllo medico e avrei questa terapia controllata con i fiori e poi a seconda poi dell'effetto, effetti secondari, vantaggi e svantaggi, poi nel corso della tornerei a discutere se passiamo alla terapia orale. Poi i pazienti chiedono ma come mai ho raggiunto quello che vorrei dalla terapia, sono contentissimo, l'effetto è quello che volevo, ma lo reggo bene, la gestione è praticabile, non c'è nessun motivo perché dovrei obbligarlo a sprovare un estratto. No, obbligare assolutamente no, non possiamo. Possiamo solamente, cioè non far compagnia, però insomma assistere, accompagnare. Possiamo solo dare un consiglio, dare suggerimenti. Ecco, il medico dovrebbe essere, vabbè, ho questo problema, io posso suggerirti questa cosa, provala, collaboriamo. Dovrebbe essere questo, insomma, il senso della cosa. Nel caso di effetti secondari, già in anteprima si può spiegare quali effetti secondari o effetti indesiderati, soprattutto nel caso della THC, possono presentarsi. Lo facciamo, ma credo che lo facciano un po' tutti per il caso di pazienti ingenui. Gli effetti di THC possono essere robusti, non con dosaggi modesti, però insomma ci sono differenze. Bene, bene, ci sono ancora un po' di reazioni dal pubblico, gente che ringrazia per le informazioni in base a livello scientifico. Io mi muovo a livello olistico, tengo, lavoro con dosaggio minimo, con dosaggio a buoni effetti
però il controllo medico è assolutamente da approvare. Mi preoccupa un po' il problema del fornimento. Comunque sono grata al fatto che adesso ci sia questo club, che ha scritto Fabiano, oppure G dice grazie professore Velofal, tanto effetto per il suo studio, e spero che la comunità tedesca di ricerca finanzi su ricerche. Io prendo farmaci che producono effetti nel sistema della dopamina. Ha parlato della combinazione di effetti. La mia domanda: ci sono collegati tra pazienti ADHD o RDS, ad esempio disturbi di concentrazione, eccetera? Grazie. Nein, ADHS No, und ADHD, sindrome Rest-Like-Letz sono malattie completamente differenti, preferentemente in entrambi i casi il sistema dopaminico è importante. Il sistema Rest-Like sindrome è terapito con farmaci che interessano più il sistema dopaminico, ed effettivamente ci sono indicazioni affinché nel caso della sindrome Rest-Like-Letz faccia senso impiegare farmaci alla base di cannabis. Anche qua studi pochi, però ci sono indicazioni che la terapia potrebbe essere efficace, ma non perché sia legato con ADHD, ma indipendentemente è un fenomeno particolare che nel caso dei farmaci di cannabis sappiamo, ed è anche motivo perché questa serie occupa anche tanti argomenti tanto diversi, tematizzati dal signor Greenfield, che a confronto con altri farmaci la cannabis eventualmente offre questa gamma estrema di applicabilità, e questo è il motivo per cui si discute che anche nel caso del Restless-like potrebbe essere ragionevole. Volevo far paziente che proprio l'ultimo incontro ci siamo occupati proprio del Restless-like syndrome, della sindrome delle gambe irrequiete. C'è la possibilità di seguire sul nostro sito Facebook il colloquio con la professoressa Camporese. Peter, vorresti ancora sintetizzare e concludere? Siamo vicino alle 2 ore. Anch'io volevo ancora, intervenire in funzione di rappresentante dei pazienti e qua insieme a voi medici. Intanto non vorrei accusare nessuno, però vorrei ancora far presente quanto difficile sia per pazienti gestire le cose all'interno di questo sistema. Quante volte, anche proprio a causa dell'irreperibilità della giusta terapia, della terapia più indicata, poi si trovano costretti a passare al mercato illegale perché non trovano medici che ascoltino orecchi a loro, che non vogliono prescrivere, comunque poi cercano e percorrono la loro via. Come anche la dottoressa Holzer ha anche già confermato, sembra che si presentano i pazienti che abbiano già fatto esperienze con cannabis. A me sembra, che credo di poter ricordare che l'ha anche confermato, che comunque insomma il mio appello anche all'indirizzo dei medici: per favore guardate anche in questa direzione. Cioè, io nel vostro caso sono già certo, e comunque anche importante coinvolgere altri colleghi e altre colleghe, insomma, per ridurre un pochino questa demonizzazione della cannabis. Io sono molto molto contento, mi è piaciuto tantissimo questo incontro, sono entusiasta della relazione della professoressa Melofal, proprio ottima, precisissima e anche molto ben spiegata. Anche per noi pazienti, almeno io rappresentante dei pazienti, quindi torno a ringrazio Sonia Holzer per la sua partecipazione e la sua disponibilità, per il fatto di essere rimasta anche fino alla fine. Poi anche il signor Conca, magari lo saluto anche da parte nostra. E poi anche una domanda ancora: se adesso pazienti, che noi come Cannabis Social Club, naturalmente a noi arrivano poi le domande, noi potremo inoltrare dei pazienti anche a lei, in modo che sì, vabbè, non è che ci sia garanzia, lo so, si guarda ogni caso, ogni singolo paziente, ogni individuo, però potremmo inviare a lei dei pazienti che eventualmente penserebbero a una terapia su base di cannabis? È una buona domanda. Cioè, non volevo essere troppo lunga, ma purtroppo siamo ancora lontani galassie ultimamente. Forse la dottoressa adesso non so se lei sa, siamo ancora
cioè anche da noi, neanche il vigile delle date, abbiamo scritto senza livello, cioè dai pazienti da Napoli vengono a Bolzano per avere la prescrizione. E i pazienti già si sentono come tossicodipendenti, cioè siamo ancora a questi livelli in Italia. Cioè lo dico un po' così, cioè non per giustificare niente, però sarebbe un po' la prossima fase attualmente. Se non appena fosse arrivata a quel punto e fosse alla ricerca di cercare pazienti, si rivolga pure a noi. Noi cercheremo di ampliare nel frattempo la nostra rete e ci farebbe piacere poter collaborare con dei medici in ogni caso, anche se volessero fare degli studi. Noi organizziamo i pazienti, abbiamo i pazienti che vogliono anche muoversi in questa direzione, chiedono di muoversi. Noi siamo pronti, disponibili e continueremo a combattere. Purtroppo ci tocca anche farlo. No, e credo sia positivo anche la partecipazione qua, insomma, conferma che si è aperti, solo che vedo la faccia della dottoressa, insomma, in base alla notizia che ci troviamo ancora nel Medioevo, però insomma, vabbè, anche noi ci muoviamo. Tanti piccoli passi, uno di questi passi li abbiamo compiuti anche stasera. Peter. Bene, io a questo punto alla fine ringrazierei ancora tutti e le partecipanti, naturalmente anche i medici, le medici, le esperti che avete conosciuto un po' tutti. Vorrei presentare ancora prima Lidia Canins che si occupa delle pubbliche relazioni, poi David, sì, il tecnico, i tecnici di G News, Tecnica 2 e LPA, poi Erwin Seppi, il quale è il co-amministratore di questo incontro Zoom, e David Casagranda per il servizio di traduzione. Poi io dovrei ancora ringraziare i nostri sponsor e finanziatori, in primo luogo è la ripartizione sanità della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige. Abbiamo un partner media, Believe the Green Magazine, è una rivista in Italia. Poi vorrei ringraziare l'ACM, Association Cannabis Medicine, al quale anche la signora Melofale è la presidente, che patrocinano un po' così la scientificità delle nostre manifestazioni. Abbiamo trovato alcuni sponsor, ovvero la farmacia Ternelli di Bibbiano Modena, di Marco Ternelli, il farmaco più capace per quanto riguarda la cannabis sanitaria in Italia in ogni caso. Poi in provincia abbiamo la farmacia Truso Merano, che funge da sponsor sulla farmacia, le farmacie Bomboicini a Bolzano, la farmacia Perini a Bolzano. Poi vorresti condividere lo sponsor? No. No, perché un attimo potrei condividere lo schermo, però a tal fine prima dovrei chiamare una cosa. Adesso potrei farlo un attimo. Dov'è? Eccolo. Ecco. Un attimo. Allora, ero arrivato all'Ethical Banking, Cassa Rurale di Bolzano, poi abbiamo ancora lo studio medico Clean di Milano, è uno studio specializzato sulla cannabis, una clinica specializzata a Milano su terapie su base di cannabis. Poi abbiamo tre sponsors che sono produttori e distributori di cannabis legale, cioè Bioteca Slovena, poi Tricaria Hemp dalla Sicilia e Crystal Wheat di Milano. Credo di essermi dimenticato anche il produttore di semi d'Olanda, mi sembra, Dutch Passion. Bene.
Ecco, ritorno con il monitor. Grazie per questa manifestazione davvero interessante. Spero, signore Kursnüller-Fahl, di poter tornare a prendere contatti con lei. Io cercherò anche se richiedessi un'altra volta l'intervento di ACM, insomma, un'associazione di pazienti che intende davvero procedere con questo argomento e ci impegniamo a presentare buone manifestazioni. Grazie a tutti. Grazie e arrivederci e alla prossima.